Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti nella consueta top 10 di fine anno. Faccio giusto un paio di premesse prima di iniziare con il video vero e proprio. Ovviamente questa è una classifica del tutto soggettiva, quindi non parliamo dei migliori dischi in generale di quest'anno, ma dei dischi che più a me sono piaciuti quest'anno. Inoltre quest'anno è stato un anno particolare per quanto mi riguarda, piuttosto duro e per niente roseo, e tutto questo si è ovviamente poi riflesso in quelli che sono i miei ascolti. E infatti in particolare quest'anno ci sono alcuni dischi che mai avrei pensato di inserire in una mia classifica, tra cui il disco che è al primo posto, che sarà una sorpresa per tantissimi di voi, me inclusa. Detto questo, direi di iniziare subito con il video. Al 10° posto troviamo una band italiana, i Fulci, con Duckface Killings. Vi dico la verità, questa band, pur essendo attiva da 10 anni e pur avendo ascoltato io parecchi loro lavori, non sono mai riusciti a prendermi più di tanto. Sarà anche un problema comunque del genere, perché non apprezzo più di tanto il brutal death metal. Ma quest'anno, complice appunto anche il periodo poco roseo che ho vissuto, la violenza estrema che inseriscono nei loro lavori mi hanno non solo conquistata ma anche aiutata a sgombrare la mente. Inoltre, altro punto fondamentale, la qualità che hanno inserito in questo Duckface Killings è veramente notevole. Al 9° posto troviamo i Dissimulator con Lower Form Resistance. Questo è un album che mi ha veramente stupito. Si tratta di una band che ha esordito nel 2021, se non ricordo male, con una demo che però non ho ascoltato, mentre quest'anno fanno uscire questo disco incredibile. Parliamo di un thrash death metal con dei riffing violenti che ti si stampano in testa e veramente entusiasmanti, e alcuni inserti tecnici che, se di per sé io non apprezzi più di tanto nei dischi, in questo album sono veramente ben amalgamati e riescono con tutto il resto a tirar fuori un lavoro egregio. Quindi, che dire, disco veramente entusiasmante. Ottavo posto per i Chronoth con Ruler of the Storm, altra band italiana decisamente meno conosciuta dei Fulci, che esordisce nel 2019 e quest'anno ci regala quello che è un piccolo capolavoro, a mio parere. I Chronoth sono tra l'altro una one man band, quindi la riuscita e la bellezza di quest'album sono secondo me ancora più sorprendenti. Potrei descrivervelo come un black thrash metal che riprende un po' sia dalla prima che dalla seconda ondata e ci regala quello che è un disco magnifico, una piccola perla, che si trova all'8° posto semplicemente perché altri set me ne sono piaciuti di più, che poi è un po' il motto di tutta la classifica, se vogliamo. Settimo posto per i Darkthrone con It Becomes Us All. Questo è il primo disco della classifica che non mi sarei mai aspettata di poter inserire. Non sono mai stata una grandissima fan dei Darkthrone. Sì, mi piacciono e riconosco sia la loro importanza storica che la loro capacità di innovarsi praticamente ad ogni disco e di riuscire comunque a tirare fuori un buon lavoro. Ma comunque non mi sono mai appassionata più di tanto ai loro dischi. Perciò sarà che io amo visceralmente i Bathory e i Celtic Frost e in questo disco le influenze si sentono e come. Sarà perché i riffing mi sono stampati in testa fin dal primo istante in cui ho ascoltato l'album. Sarà come sarà, fatto sta che io ho amato questo disco e mi ha tenuto compagnia per veramente tanto tempo durante quest'anno. Sesto posto per i Forgotten Tomb con Night Flooding. Chi mi segue lo sa, io amo visceralmente i Forgotten Tomb, non solo perché ci sono affezionatissima e perché appartengono a uno dei miei sottogeneri, il depressive, preferiti in assoluto, ma perché ritengo che siano veramente una delle migliori band estreme in circolazione, sia per qualità che per attitudine. Sono fondamentalmente una loro fangirl, conservo gelosamente la foto fatta con Ferdinando in quel di Bari tempo fa, e anche con Night Flooding quest'anno non mi hanno deluso. Sebbene mi abbiano detto e abbia letto in giro che con Night Flooding e Forgotten Tomb vanno a ripescare il sound dei loro primi lavori, in realtà penso sia più un percorso che loro hanno
aperto con Nihilistic Estrangement nel 2019 e che stanno continuando con Night Flooding. È un percorso che a me piace moltissimo, in quanto vanno ad unire quello che è il loro personalissimo modo di intendere il depressive, con anche dei momenti più hard rock e dei momenti più sperimentali, con quello che è il modo più classico di intendere il depressive, tipico appunto dei primi lavori. È un percorso che secondo me deve però ancora trovare il pieno compimento, ma nonostante questo Night Flooding si prende il 6º posto della mia classifica, meritatissimo. Al 5º posto troviamo gli Aoratos con Ecclesia Gnostica. Ho già fatto un video dedicato a questo disco e non ho tanto altro da aggiungere, se non che si è rivelato essere una magnifica scoperta e si è ritrovato ad essere poi riprodotto nel mio lettore virtuale, in questo caso perché non ho il CD fisico, più e più volte durante il corso di quest'anno. Potrei descriverlo come un melodic black metal, ma in realtà ci sono all'interno tante di quelle sfumature che sarebbe veramente riduttivo definirlo in questo modo. E tra l'altro anche in questo caso parliamo di un primissimo full length. Al 4º posto, a un passo dal podio, troviamo i Saxon con Hell, Fire and Damnation. E sì, qui ho un po' barato perché effettivamente parliamo di heavy metal classico in questo caso, ma ragazzi ho dovuto per forza inserire questa meraviglia per un motivo in realtà piuttosto personale. Non mi sarei mai aspettata di amare così tanto un disco dei Saxon che non rientrano minimamente nei miei ascolti soliti, ma come vi dicevo quest'anno è stato piuttosto strano. Questo disco in particolare l'ho ascoltato intorno alla seconda metà dell'anno ed è riuscito, grazie al suo essere così diretto e così divertente, a sbloccarmi mentalmente, in quanto non riuscivo più ad ascoltare nulla senza che mi risultasse pesante o noioso. E proprio per premiarlo di avermi fatto compagnia e di essere stato fautore del mio sblocco mentale quest'anno che l'ho inserito così in alto in classifica. Siamo finalmente arrivati al podio, ragazzi. Oltre ad invitarvi, qualora questo video vi stesse piacendo, ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a commentare con la vostra personale top 10 di fine anno, vi chiedo anche di rimanere sintonizzati fino al primo posto, perché davvero è qualcosa che molti di voi sicuramente non si aspetteranno. Al 3º posto voglio inserire gli Ulcerate con Cutting the Throat of God. Al gradino più basso del podio troviamo quello che secondo me oggettivamente il miglior disco dell'anno in ambito death metal. Gli Ulcerate sono attivi dal 2003 circa e riescono a sfornare ogni volta dei lavori incredibili, ma quest'anno secondo me hanno raggiunto veramente l'apice di tutto ciò che caratterizza il loro sound, dalle atmosfere, dai riffing violenti e aggressivi, dalle vocals, ogni cosa è al posto giusto al momento giusto. Se avessi dovuto stilare una classifica totalmente oggettiva, molto probabilmente questo disco l'avrei inserito assolutamente al primo posto, ma come vi ho detto ho voluto premiare dischi che per me sono stati importanti quest'anno e non tanto quelli che oggettivamente sono stati i più belli. Medaglia d'argento per i Flash God Apocalypse con Opera. Vi dirò qualcosa che vi sconvolgerà. Prima di questo album io non avevo mai ascoltato i Flash God Apocalypse. Li conoscevo ovviamente di nome, essendo appunto una band italiana molto conosciuta sia in Italia che all'estero, ma in prima persona sono sempre stata un po' restia ad ascoltarli, proprio perché non sono una grandissima fan del symphonic, soprattutto quando va ad agglomerarsi in generi prettamente estremi. Grazie a voi però, grazie a questo canale, mi sono posta l'obiettivo di ascoltare almeno le principali uscite dell'anno in corso e grazie a questo ho scoperto una band incredibile e mi sono pentita amaramente di non avergli dato una chance prima di questo momento. La bellezza di Opera è a dir poco incantevole e ti fa venire voglia di riascoltarlo ancora e ancora, anche solo per carpire qualcosa che magari ti è sfuggito nel precedente ascolto. Quindi davvero una delle più belle riscoperte che io abbia mai fatto e uno dei dischi più belli e riusciti dell'anno.
E al primo posto della mia classifica personale di fine anno, quello che è il mio personalissimo disco dell'anno è From Hell I Rise di Kerry King. E lo so, non disiscrivetevi, però prima fatemi parlare. So bene che questo disco è stato piuttosto controverso e tanto odiato da parecchi, probabilmente più per i motivi dietro all'album che per il disco vero e proprio. Se dovessi farvi un discorso totalmente oggettivo, vi direi che questo è un disco thrash metal riuscito molto bene, che ricorda in tanti aspetti, ovviamente per ovvi motivi, i primissimi Slayer, ed essendo io amante degli Slayer in generale, per me parte già avvantaggiato. Ma comunque non è minimamente il disco più bello che è uscito quest'anno, e vi dirò, se io lo avessi ascoltato in un periodo diverso o se fosse uscito in un periodo diverso, probabilmente non sarebbe neanche rientrato in classifica, o magari sarebbe rientrato al 10° posto per il rotto della cuffia. Ma il bello della musica, o comunque di qualunque forma artistica, è che arrivano nell'esatto momento in cui tu hai bisogno e in qualche modo ti salvano. Ecco, questo disco mi ha letteralmente salvato. L'ho ascoltato in realtà parecchio dopo la sua uscita, in particolare verso la metà di ottobre, ed è stato per me il peggior momento di tutto quest'anno orribile. Questo disco è riuscito a sollevarmi il morale, a farmi tirar fuori la motivazione per andare avanti e a strapparmi più di un sorriso. Perciò quest'anno non voglio premiare il disco che per me è il migliore in generale, ma voglio premiare questo disco perché davvero mi ha dato la forza di andare avanti, e per me se lo merita assolutamente. Quindi grazie Kerry. Prima di concludere il video vorrei fare un paio di menzioni onorevoli che non sono rientrati in classifica semplicemente perché sono degli EP e non dei dischi veri e propri, quindi non ho voluto inserirli, ma se mi sembra doveroso comunque almeno menzionarli. La prima menzione onorevole va ai Mater Infecta con il loro EP di estetica, epifanie e tormenti, a cui ho dedicato un intero video, quindi andatevelo a vedere perché non mi dilungherò più di tanto, altrimenti questo video dura veramente troppo. In sostanza è un black metal molto old school, con una bellissima produzione, bellissima nel senso che è molto azzeccata, non troppo pulita per fortuna, e con delle tematiche veramente tanto interessanti. Seconda menzione onorevole e ultima menzione onorevole per i Dark Void con The Great Horror, un EP death metal dedicato interamente alla figura di Lovecraft, a cui anche a questo ho dedicato un video, perciò andatevelo a vedere e andate ad ascoltare ovviamente i dischi che vi ho nominato. Sono entrambi delle band italiane. E direi che con questo è tutto. Vi invito ovviamente a commentare con la vostra personale classifica di fine anno, comunque con i dischi che più vi hanno colpito e che più vi sono piaciuti, e magari anche dicendomi che cosa ne pensate dei dischi che io ho inserito, perché sono molto curiosa. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi auguro un felice anno nuovo ovviamente e buone festività, e noi ci rivediamo prestissimo. Lead the fire!